Nell'ultimo anno il trend delle birre analcoliche è nettamente in crescita, per cui ad oggi noi abbiamo una produzione di circa 15-16 referenze, comprese le stagionali, e c'è una richiesta propria del cliente che chiede di poter trovare nel menù o comunque nell'esperienza dei nostri ristoranti una birra a basso tenore alcolico. Io sono Simone Brusadelli, lavoro in doppio malto da 11 anni. Attualmente sono responsabile di produzione dell'unico birrificio che abbiamo situato in Sardegna, ad Iglesias, in provincia di Cagliari. Abbiamo 48 ristoranti, di cui 45 sul territorio italiano e 3 in Francia. Noi abbiamo portato avanti un anno di sperimentazione cercando di produrre mosti a un elevato contenuto destrinico, in quanto le destrine non vengono assimilate dal lievito, per cui cercando di produrre poco alcol e cercando di lasciare quello che noi chiamiamo corpo ad una birra, finché un giorno siamo stati contattati da Frau, che aveva portato avanti una fase sperimentale con un impianto pilota. Gli esiti di questi test erano positivi, per cui abbiamo sposato un po' la filosofia di approcciarci a questo nuovo fornitore. Il fornitore ha messo a disposizione un impianto pilota da circa 10-15 ettolitri ora. Abbiamo installato l'impianto direttamente sul sito produttivo. Il fornitore ha fornito anche un serbatoio buffer per poter lavorare un batch di birra. Per cui la fase iniziale è stata quella di capire innanzitutto qual è il prodotto che esce. Il secondo punto è che, andando ad alcolare, si va un attimo a toccare il discorso dell'alcol in sé come sottoprodotto, per cui il vantaggio che abbiamo ad oggi di questa tecnologia è che non andiamo a distillare alcol, mi riferisco al discorso puramente dogane, andiamo a produrre una soluzione idroalcolica per la quale possiamo prevedere un riutilizzo all'interno del processo produttivo. Il vantaggio della tecnologia che abbiamo utilizzato è quello che sicuramente, rispetto a una distillazione sottovuoto, preserva meglio la parte aromatica del prodotto che andiamo a dealcolare. In commercio i prodotti che abbiamo avuto modo di testare e che sono stati dealcolati con distillazione sottovuoto prevedono un'aggiunta di aromi, probabilmente per ripristinare tutta quella frazione aromatica che con un trattamento termico, seppur sottovuoto, viene indubbiamente asportata dal prodotto che si va a trattare, a processare. L'impianto non richiede una progettazione a livello di layout, nel senso che ha una dimensione che può essere facilmente disposta all'interno del layout attuale. L'impianto è self-chip, per cui ha un chip dedicato. Questo è molto importante in quanto non va a impattare sui cicli produttivi standard del birrificio. Nella collaborazione con Frau, per i test che abbiamo effettuato ad Iglesias, ho notato che l'azienda ha investito molto tempo nella parte sperimentale, nella parte costruttiva dell'impianto, per cui i tecnici hanno condotto autonomamente la prova senza intoppi, senza avere problemi lato produttivo, e siamo partiti da quello che il consumatore chiede. Ora, la Pils o Pesteonotico è una birra chiara, per cui la birra del popolo, come dico io. I risultati ottenuti dalla fase sperimentale sono promettenti, siamo rimasti stupefatti dal profilo aromatico risultante dalla birra dealcolata. Sicuramente bisogna inserire una ricettazione dedicata sulla parte mosto, per cui dovremo produrre un mosto dedicato per poter essere dealcolati in modo tale da avere una birra dealcolata che abbia un profilo quanto più simile al prodotto originario, e io sono fiducioso che il risultato in termini di percezione del cliente sarà molto positivo.